Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, buon inizio di stagione, finalmente ci siamo. Prima gara dell'anno e vi anticipo subito che partiremo col botto. Siamo al Trofeo Capricorn a Leno, pista dove si svolgeranno la maggior parte delle gare quest'anno. E i partecipanti sono 55, il livello è molto alto, ci sono tanti partecipanti di livello internazionale, tra cui alcuni stranieri. Il mio obiettivo è andare direttamente in finale B, il mio obiettivo massimo, sinceramente, e non sarà assolutamente facile, serviranno delle qualifiche strepitose, soprattutto anche perché la formula della gara è quella con il bump up, quindi le finali non saranno da 10 ma saranno da 8, quindi non basterà fare top 20, bisognerà fare top 16 per entrare almeno in finale B. Dopo le prove libere devo dire che il nostro pacchetto è buono ma non eccezionale. Sinceramente mi sentivo molto più a posto nell'ultima gara dell'anno scorso, quella del campionato italiano AMSCI. Abbiamo cambiato il motore ma non mi convince, non è bello, soprattutto in erogazione tra la prima e la seconda. È semplicemente un motore onesto ma a questo livello purtroppo non basta. Per quanto riguarda il setup, invece, utilizziamo lo stesso identico setup della scorsa gara. L'unica differenza, che comunque non è poco, è che la temperatura è più bassa di circa 10 gradi, mentre invece direi che il grip è uguale. Il grip è altissimo, si tende a capottare. La macchina sicuramente è veloce, ma si muove tanto. Non riesco neanche io bene a capire quale sia il problema, perché non è il classico scivolamento al posteriore. È quasi come un rollare dietro che fa perdere anche trazione quando si prende in mano il gas e rende il tutto più difficile. Come potete vedere, guardate, non riesco a fare delle belle linee. La macchina è velocissima nei tornanti dove bisogna uscire stretti, cioè dopo il rettilineo e dopo la chicane, ma dove bisogna uscire più rotondi, più larghi è bruttissima. Mi si chiude subito davanti e stringo troppo le traiettorie perdendo velocità di percorrenza. E provando senza additivo la macchina diventa più docile ma non curva più, non inserisce e i tempi sono troppo lenti, quindi decidiamo di rimanere sul setup diciamo più aggressivo prendendomi tutti i rischi del caso. Prima di parlare delle qualifiche però vorrei parlare della composizione delle batterie di qualifica, non mi è piaciuta proprio per niente. Anziché fare una manche di controllate, vengono messi i soliti nomi noti degli expert nella prima batteria, nella più veloce, e tutti gli altri vengono messi completamente a random. Non ne capisco il senso perché, ripeto, bastava fare una controllata o anche se non si voleva fare una controllata, prendere i tempi delle prove libere. Al mattino sono fatti 2 o 3 ore di prove libere, ok che sono relative, che nelle prove libere qualcuno roda eccetera, ma detto sinceramente 1 o 2 giri si fanno, 2 giri buoni, cioè il più veloce magari non avrebbe avuto il miglior tempo, avrebbe avuto il terzo o quarto tempo, ok, ma le batterie almeno si sarebbero fatte con almeno una logica. Così totalmente a random è un gran casino perché è un problema sia per chi è veloce, perché in batteria si trova davanti continuamente persone più lente che devono dare strada, sia per chi deve dare strada perché si deve allargare, andare sullo sporco e poi si creano quelle incomprensioni, non ti lascio subito passare, ci tocchiamo, rompiamo la macchina. Beh, comunque la cosa è talmente no sense che le prime 2 qualifiche vengono fatte così al sabato, le 2 alla domenica invece viene fatto un reseeding prima di partire, basato sui tempi del sabato precedente e quindi già le batterie avevano un po' più di senso. Non mi dilungo molto con le qualifiche perché c'è poco da dire, non succede molto. Nelle prime 3 qualifiche faccio praticamente sempre lo stesso identico tempo. Per la prima volta su questa pista riesco a fare 18 giri, ma non perché fossimo velocissimi, anzi eravamo più a posto nella scorsa gara, ma sicuramente perché con la temperatura più bassa la pista era più veloce. E dopo le prime 3 qualifiche sono ad occhio tra la 16ª e la 20ª posizione. Quindi sono pronto a giocarmi tutto nell'ultima qualifica per provare a entrare nel finale B, ma purtroppo nel warm-up prima di partire un problema alla frizione ci costringe al ritiro e non riusciamo neanche a partire. Quindi niente, termino le qualifiche in posizione 19, quindi partirò col numero 3 nella finale C. E cosa dire, se devo vedere il bicchiere mezzo vuoto è che ambivo alla finale B diretta e era difficile ma non impossibile entrarci, si poteva fare. Il bicchiere mezzo pieno è che
con i problemi che abbiamo avuto e non essendo comunque a posto, aver fatto questo risultato per me è molto molto buono, quindi va bene così. Eccoci in pista per la finale. Il mio obiettivo è solamente la top 2, non mi interessa primo o secondo, l'importante è fare il bump up. Il problema è che la finale sarà di 20 minuti, una durata strana, perché fosse stata di 30 minuti sarebbe fatto sicuramente il cambio gomme, a 20 si può non fare il cambio gomme, il problema è che non si può partire però troppo bassi. E il secondo problema è che partendo alti c'è altissimo rischio di capottare, come potete vedere in questo momento nel warm-up prima della partenza. Comunque starò attento nelle fasi iniziali e speriamo vada tutto bene. Andiamo in griglia. Buona, la partenza è ottima, la macchina in seconda posizione ha perso aderenza dando gas e è finita nel prato, quindi guadagno subito una posizione e passo secondo. Il primo ha preso un piccolo margine, ma niente di esagerato, va benissimo così, considerando che sto veramente centellinando lo sterzo perché ho una paura fottuta di flippare. Mi sono prefissato di mantenere questa condotta prudente fino al primo rifornimento e poi da lì provare gradualmente a entrare più deciso dando più sterzo, ma il problema è che comunque non posso rallentare troppo perché ho dietro il terzo che inizia a pressarmi. Da questo momento vi anticipo che vedrete il duello ravvicinato più sportivo, pulito e corretto che io abbia mai avuto in tutti questi anni di gare. Per me è uno spettacolo vedere due piloti che gareggiano così vicini ma rispettando la gara l'uno dell'altro. Io ho molto meno motore e anche nel misto sono più lento di lui, quindi chiudo tutte le porte mentre lui a sua volta mi mette una pressione tremenda per cercare di portarmi all'errore, di sbagliare quel minimo che basta per permettergli di infilarsi. Io faccio questa difesa d'oltranza perché già dopo i primi due attacchi ho capito che è un pilota valido e correttissimo e ho capito che proverà a passarmi solo se ci sarà veramente l'occasione di farlo in modo pulito senza entrare a kamikaze danneggiando la mia e la sua gara. Quello bianco più avanti lì. Wow, che in questa gara non avessi un gran motore l'avevo capito.
ma direi che adesso c'è più di qualche problema, cioè non ho completamente top speed. Guardate la macchina che mi segue, quanto guadagna da metà rettilineo in avanti, un abisso. Mamma mia, come ho forzato il passaggio su questo doppiato per non perdere tempo. Totalmente al limite, ma bello pulito, preciso, chirurgico. È il momento del rifornimento, rientriamo attaccati anche in corsia box, lui cerca quasi un varco anche qui dove lo spazio è impossibile, non c'è. Speriamo di riuscire ad uscire ancora davanti, sì siamo davanti, scavalchiamo addirittura anche il primo, quindi guadagno una posizione, guardate quasi mi tampona, incredibile, imbarazzante la differenza di motore che abbiamo. Oh! Non frena più, non ho più freno, cioè guardate come sono finito lungo. No, mi dicono via radio che durante il rifornimento mi hanno allagato tutta la macchina con la miscela, quindi è per questo che non frena più la macchina. Ok, non bastava essere senza motore, adesso sono anche senza freno. Dai, quindi il bello viene adesso, modalità full focus, devo tirare fuori tutta la sensibilità e l'esperienza che ho per portarla a casa guidando sopra i problemi. È vicino. Ah, devo chiudere tutto, stare il più interno possibile per non dargli il minimo spazio. Oddio, che rischio! Guardate, questa macchina commette un errore, vola, taglia tutta la pista, attraversa anche il rettilineo quando miracolosamente non passa nessuno e atterra sulla parte esterna, fortunatamente fuori traiettoria. Noi ci passiamo accanto senza neanche accorgercene praticamente, ma brividi. Oddio, ancora, è uscito vicinissimo, adesso in fondo al rettilineo devo stare tutto interno perché proverà ancora sicuramente ad infilarsi e anche qua dopo la S, chiudi, chiudi, chiudi.
è uscito troppo più forte, non potevo più difendermi in alcun modo. Chiudergli la linea sul rettilineo spostandomi sarebbe stato da criminale. Comunque che spettacolo, siamo stati in battaglia per ben 7 minuti, applausi e onore a lui che è stato correttissimo. Thilo Diekmann, veramente un signore. E un consiglio per chi sta guardando: se anche tu sei uno di quelli che quando arriva dietro alle persone pretende che lo facciano passare al massimo entro 2 curve, altrimenti cannoni la gente, guarda come guida lui e impara. Per farvi capire quanto non avessi freno, guardate l'entrata ai box, la macchina non riesco neanche a fermarla pur essendo a bassa velocità, vedete che finisco addirittura oltre il mio meccanico. La macchina bianca dietro di me è in posizione 3, non mi sta pressando come ha fatto la gialla prima per tutto il tempo, ma è lì vicina, non posso fare il minimo errore. E la posizione 1 ormai è andata, la gialla ha preso il largo, non la riprenderò sicuramente più. Devo mantenere questo piccolo divario dalla macchina bianca e portarla in fondo fino alla fine così. Incredibile, guardate cosa succede alla macchina in posizione 3. Esce larghissima davanti ai box, finisce sullo sporco, non picchia il muro ma ci striscia contro e non so come ma si impenna e decolla, finisce nel prato ma comunque poi atterra sulle ruote e riesce a ripartire senza conseguenze. Incredibile. Corretto, venuto il terzo. Adesso Da qui alla fine non cambierà nulla, fortunatamente per me, quindi mi guadagno il bump up per la finale B e che dire, sono veramente soddisfatto, soprattutto per il duello che abbiamo ingaggiato perché ritengo di aver guidato veramente alla grande. Non mi era mai successo di essere pressato per così tanto tempo, così tanto da vicino e ho retto alla grande, non ho fatto una sbavatura, un errore, non gli ho lasciato minimamente la porta aperta, quindi di quello sono felicissimo. E nella prossima finale, per farvi capire il livello, vi dico che ci sarà Lamberto Collari. Penso di non dover aggiungere altro. Quindi vi do appuntamento al prossimo video perché ne vedrete veramente delle belle o delle brutte. Ciao!